Ciao a tutti amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami bilancia, tendenze energetiche generali per la prima metà di gennaio 2023, ragazzi, prima lettura dell'anno. Torre, che va anche bene, nel senso che non so voi, però io alla fine dell'anno faccio sempre un po' un, diciamo, una pulizia dell'anno precedente, in modo da iniziare l'anno nuovo, diciamo, più liberi, più sgombri, con meno pesi addosso. Può essere una pulizia sia fisica, quindi proprio un decluttering, oppure una sorta di analisi dove si lasciano indietro certi pensieri, certi modelli di comportamento, magari anche certe relazioni. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre nella descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, il link agli oroscopi per il 2024, il link al corso di tarocchi. Insomma, date un'occhiata alla descrizione del video. Allora, andiamo a vedere come iniziamo l'anno. Abbiamo un re di spade, un 3 di coppe, un 9 di spade, un 5 di pentacoli, la sacerdotessa, scusate, la forza e la temperanza. È interessante perché fino ad adesso l'unica carta che potrei un po' associare alla torre è questo 5 di pentacoli, ma poi qui avete tutti arcani maggiori, eh. Allora, partiamo da questo re di spade, ragazzi. Potrebbe essere una persona vicino a voi o potrebbe rappresentare voi, ma ho come l'idea che sia più qualcuno vicino a voi. Però appunto magari non risuona così per tutti. E questo 3 di coppe mi fa pensare che a fine anno ci sia qualche tipo di festeggiamento che si sta protraendo anche a gennaio. Allora, tecnicamente io l'ho subito sentita così, però tecnicamente è un festeggiamento, quindi essendo la prima settimana di gennaio, può anche essere un momento dove si festeggia un risultato raggiunto, magari nel 2023. Però comunque ci sono dei festeggiamenti, ci sono, è un momento di raccolta, mettiamola così. Quello che mi lascia perplessa sono poi questo 9 di spade e il 5 di pentacoli. Sembra quasi che non abbiate raccolto quanto vi aspettavate. Andiamo, questa si stava già girando. Abbiamo un re di coppe. Andiamo a vederne due comunque. 2 di spade e 10 di spade. Ragazzi, per qualcuno sento che la torre è già arrivata nel passato, perché questo re di spade è colui che taglia i dubbi, taglia quello che non serve, organizza. E qui abbiamo anche un 10 di spade, come se appunto si arrivasse da una chiusura a ciclo. Andiamo a vedere il 3 di coppe. Asso di spade e 9 di coppe.
Come la sensazione allora il 3 di coppe fa riferimento, come vi dicevo, a quel risultato, ma fa anche riferimento agli amici. Allora, qui potrebbe esserci qualche cosa che non viene detto o che non è chiaro con questo asso di spada al contrario, però comunque essendoci un 9 di coppe c'è una sorta di appagamento. Andiamo a vedere il 9 di spade. Mm. Allora, sì, ragazzi, qui potrebbe riguardare una questione economica anche, eh. Allora, la sensazione è che abbiate paura che si ripresenti una certa situazione inerente al passato ed è una situazione dove appunto, tipo 5 di denari, no? Quindi dove non solo siete in carenza economica, ma magari dipendete proprio fisicamente da qualcun altro. Andiamo a vedere questo 5 di denari. Fante di spade. E fante, scusate, fante di bastoni e fante di coppe. Come la sensazione che questa persona, questa relazione, questa situazione in realtà sia più una questione ideologica che non una questione concreta. Vi dico così perché avere i due fanti al contrario, allora può voler dire, io vi do quello che mi viene, poi ognuno di voi lo abbini alla, cioè lo adatti alla propria realtà, anche se non c'entra niente con quello che ho visto fino adesso, però io vi dico quello che arriva. Allora, qua potrebbe essere il fatto che qualcuno non vuole figli, il fatto che qualcuno non vuole esporsi più di tanto, cioè come se la relazione fosse solo da un punto di vista mentale. Per quello che vi dico che potrebbe anche essere un capo. Però non sento come se la relazione non avesse tanta parte umana, tanta umanità. Ma è come se è più una paura o un vostro modo di vedere la relazione che vi fa sentire così. Andiamo a vedere la sacerdotessa, perché con la sacerdotessa si vede oltre, si riesce, o può anche fare riferimento a una guida per qualcuno. Guardate, c'è un asso di pentacoli, c'è un nuovo inizio. E un 10 di pentacoli al contrario. Allora, ribadendo il discorso dei soldi, se fosse un'eredità, se fosse qualche vincita, se fosse qualche denaro da dividere, il messaggio che mi arriva è: andate dalla nonna, per chi ancora ce l'avesse. Se non è la nonna, è la figura più anziana a livello femminile che avete nella vostra famiglia ancora in vita. Scusate, la figura femminile ancora in vita più anziana. Vabbè, mi avete capito, mi sono arrotolata con le parole. La sacerdotessa è una carta, ragazzi, che parla di vedere al di là di quello che è giusto, di quello che è sbagliato, del buono e del cattivo, del bello e del brutto. È una carta che vi dice di vedere oltre la dualità, fondamentalmente. Qui abbiamo nella seconda settimana di gennaio un asso di denari e un nuovo inizio. Magari bisogna ancora concludere il ciclo del passato. Allora, se state aspettando dei soldi, vi dico che arriverà meno di quello che vi aspettate. Non vi arrabbiate. Le cose sono così, se lo trovate ingiusto ci sta, ma non ci potete fare niente, non è che lambiccandovi il cervello così risolvete la situazione, semplicemente prendete il coraggio a due mani e cercate di andare di nuovo verso l'equilibrio.
In un certo senso c'è la temperanza, quindi vi dice proprio di portar pazienza, come se adesso è inizio anno, le cose iniziano adesso, bisogna ancora concludere con l'energia vecchia, con questo 10 di pentacoli al contrario. Andiamo a vedere questa forza, abbiamo la regina di coppe. Sì, può essere una questione familiare, ragazzi, e un 3 di spade. Potrebbero anche esserci delle differenze fra fratelli, delle differenze tra figli in questa gestione patrimoniale. Andiamo a vedere la temperanza. 7, wow. 7 di coppe, 4 di spade, regina di spade. Qui vi dicono letteralmente, ragazzi, di togliervi da certe illusioni, da certe proiezioni, da certe cose materiali proprio, perché il 7 di coppe parla delle illusioni materiali, del successo, della fama, dei soldi, del potere, parla di quelle cose lì. Ed è un po' come se avessi bisogno di guarire. Guardate, in questo caso sento che, perché c'è tanta materialità, come vi dicevo, c'è tanta mente e tanta materia. Manca la parte emotiva per riportare in equilibrio, come dice la temperanza, che era già un po' quello che vi dicevo qui, no? In centro lettura. Andiamo a vedere che cosa dice Osho, ragazzi. Isolamento e consapevolezza. Ho carte di viaggio? Beh, ho un 4 di spade. Il consiglio qui, perché sono un 3 di spade, un 10 e un asso di spade. L'asso di spade ce l'avete? Qua. Ho l'idea che qui, perché avete 1, 2, 3 e 4 di spade. Avete bisogno di maturare, di far maturare, mi viene da dire. Sapete quando uno soffre talmente tanto da irrigidire il cuore a tal punto da diventare quasi insensibile? Quello è dovuto allo strato energetico di dolore consolidato che avete intorno al cuore. Qui, con questo 3 di spade, si tratta proprio di sciogliere le lacrime, di far venire fuori le lacrime, il dolore, di sciogliere questo ghiaccio, questi strati energetici intorno al cuore che si sono formati. Ehm, cioè, prendete, è un po' come se vi dicessero, prendete consapevolezza del dolore che avete dentro, è anche giusto viverlo, buttarlo fuori, c'è una delusione. Non dico che dobbiate saltare al collo all'altra persona, però perlomeno purgate quando siete da soli. Sì, avete bisogno di fare un po' di introspezione, guardate che il 4 di spade è una carta che richiama ai seminari di tipo spirituale, ai ritiri spirituali, quelle cose lì, eh. Andiamo a vedere ancora un oracolo. Non riesco a identificare bene dove posizionare questa torre. Allora, quando ci sono i momenti torre, normalmente c'è proprio un cambio di veduta, di prospettiva, di valutazione anche di una certa persona o di una certa situazione. E qui sento che lo farete solo guardando in faccia il vostro dolore, dicendovi no, io sto male. Cioè, questa persona, questa situazione mi fa star male, ho bisogno di buttar fuori il dolore che ho dentro per riuscire a prendere consapevolezza anche proprio di voi stessi, di noi. Però guardate, quello che mi rasserena è questa sferzata di arcani maggiori alla fine. Il 3 di spade, tra l'altro, ce l'avete anche qui, eh. Sì, qui può essere qualche questione legata a un padre o a una madre. Ho come la sensazione che andate verso le figure femminili della vostra famiglia. Se avete bisogno di sostegno morale, se avete bisogno, diciamo che sento un po' che diciamo, il lignaggio da parte paterna è un po' patriarcale come
come imprinting. Allora, potere superiore, carta numero 4. E anche qui vi dice un po' di connettervi con il vostro sesto chakra. Tenete presente che qui c'è una regina di coppe e la sacerdotessa. È come se voi aveste già il potere, anche qui si illumina il terzo occhio, attraverso lo scioglimento dei ghiacci, mi viene da dire. Sì, appunto, è un po' il pulirvi per riuscire a canalizzare, per riuscire a sentire, per riuscire a intuire. Poi abbiamo carta numero 37, la storia infinita. Infatti qui sento che per qualcuno c'è un qualche cosa che c'è bisogno di lasciarsi indietro, semplicemente bisogna tagliare questo andi e rivieni, ok? Perché qui c'è tanta paura che qualche situazione del passato si ripresenti. Carta numero 37. Poi abbiamo, ecco, anche questa, carta numero 21, ripulire. Questa carta, ragazzi, sì che fa riferimento al pulire sui 3 livelli, quindi mentale, emozionale e fisico, ma è anche una carta che parla di perdono, quindi pulire il proprio dolore, perché normalmente le persone più difficili da perdonare siamo noi stesse. Perché? Carta numero 31. Questa carta è molto interessante perché vi invita a chiedervi qual è il reale perché, il reale motivo dietro il vostro comportamento, piuttosto che dietro le vostre scelte, piuttosto che dietro il vostro modo di pensare. Mm? Amici della bilancia, questo è quello che avevo per voi. Spero che comunque la lettura vi sia stata utile. Fatemelo comunque sapere con un commento, con un like. Se avete piacere potete iscrivervi, condividere il video, abbonarvi al canale. So che è un po' presto perché io pubblico i video un po' prima del tempo, nel caso a qualcuno risuonino l'energia antetempo, però comunque ci tenevo lo stesso a farvi i miei migliori auguri per una buona fine e un buon inizio 2024. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!